Se ci pensi, la prima cosa che facciamo ogni giorno appena svegli è guardare il telefono. E non lo faccio solo io, lo facciamo tutti. Ma se per una volta non lo facessi? Così ho provato a fare una cosa diversa. Vivere per 5 giorni come un monaco zen nel 2026. Buongiorno. Primo giorno da routine di un monaco zen. Io mi chiedo come la gente faccia la mattina prima di svegliarsi a meditare. Boh. Vabbè, niente, siamo qui, guardiamo se farà bene questa cosa. Mi scuso se sono rallentato, ma mi sono svegliato da pochissimo. E niente, inizio a meditare 10 minuti. Ci vediamo dopo. Avevo solo 5 regole. Niente telefono appena sveglio. 10 minuti di meditazione al giorno. Fare le cose con calma. 30 minuti di silenzio durante la giornata. E spengere tutto almeno 30 minuti prima di andare a dormire. All'inizio sembrava facile, soprattutto l'ultima, ma non è andata come pensavo. Finito ora di fare la prima meditazione. Allora, sono leggermente assonnato ancora, ma vi giuro che comunque sono più sveglio a regola delle altre mattine. Allora, io ho usato una tecnica di meditazione che sapevo già esistesse, che ormai ho imparato, diciamo. Semmai vi lascio il link qui sotto in descrizione, che è su YouTube tra l'altro. E non lo so, mi sento rilassato, mi sento più sveglio e allo stesso tempo rilassato. Questa è la prima sensazione. Non ho usato il telefono, comunque appena sveglio ho solo, cioè il telefono lo utilizzo in base solo per registrare, per vloggare, perciò almeno per quello me lo dovete consentire. Ho preparato un secondo, qui ho messo una luce, il treppiedi sul telefono e poi iniziamo a meditare. Semplicemente, però dai, no, servito, mi sento carico ora. Ora vado a fare colazione però, ci vediamo più tardi. Eccoci qua, è sera e che dire, allora, oggi ho fatto la doccia, mi sono rilassato quando sono tornato dal lavoro in maniera lenta, ho fatto tutto con calma, come dice la routine vera del monaco, e vi devo dire, la sensazione è proprio di piacere, di tranquillità, simile alla meditazione, ma cioè non può essere così tutti i giorni, però quanto pagherei perché fosse così tutti i giorni in tutte le cose che faccio. E niente, la giornata è stata abbastanza faticosa, ora sono circa le 10 di sera e niente, ora sistemo tutto e poi devo andare a letto, spengendo completamente tutte le luci, non guardando il telefono e addormentarmi tranquillamente. E per me questa cosa è davvero difficile, essendo che io mi addormento con musica, podcast e basta. Cioè è difficile che io mi addormenti nel silenzio totale, perciò sarà molto difficile come cosa, forse sarà la cosa più difficile di tutte. E niente, faccio sapere domattina com'è andata, vediamo, ciao ciao. Obiettivo della giornata: fare le cose con calma, perché la vera routine del monaco dice di fare le cose con calma. Sono chill monaci, perciò bisogna fare le cose con calma. E visto che noi viviamo in un mondo che ci porta sempre ad andare di furia, oggi proviamo ad andare con calma in tutte le cose che facciamo, iniziando da prepararsi per andare al lavoro, al mangiare, a prendersi cura di se stessi, in tutto. Guardiamo a fine giornata come va. Ieri sera è stato un pochino difficile per me, diciamo, addormentarsi senza telefono, senza nessuno stimolo, perché io sono abituato così più che altro, mi addormento con musica, con qualcosa nelle orecchie, e addormentarsi nel silenzio totale, a luci spente, mezz'ora prima che io abbia veramente sonno, è dura. Perciò ce l'ho fatta ma male. Spero che nei prossimi giorni sta cosa migliorerà. Però comunque mi sento riposato, mi sento carico. Guardiamo come va nella giornata, che dire.
sistemato con calma un po' camera, ho pulito un po' i vetri, che era già una cosa che volevo fare un po' da tempo ma non trovavo mai tempo, e poi mi sono messo a sistemare qui l'angolo della TV, diciamo, e niente, ho fatto tutto con calma come dice la routine, e poi ho fatto 30 minuti, ho fatto queste cose in 30 minuti di completo silenzio, come dice la routine, di prendersi 30 minuti di silenzio al giorno, e niente, mi sento rilassatissimo a fare le cose con calma e a pulire. E niente, ora devo tornare al lavoro però, e poi stasera l'obiettivo sarebbe tornare a casa, rifarci la doccia con calma, in silenzio, altri 30 minuti, e poi ci rivediamo stasera, con la speranza che riesco a spengere tutto e senza addormentarmi col telefono, con la musica, così, cosa che ieri sera non mi è riuscita praticamente. Perciò niente, ci vediamo dopo. Eccoci qua, sono praticamente le 10 di sera e niente, stasera sono tornato a casa, ho rifatto la doccia con calma. In questi giorni posso dire che sto facendo la doccia con una tranquillità incredibile, come non so quanto tempo davvero è che non facevo la doccia così lentamente. Mi sto rilassando praticamente e niente, ora credo che arrivi la sfida più difficile di questa esperienza da monaco, diciamolo. Da monaco sempre, e perché io davvero ieri sera ho fatto difficoltà ad andare a letto senza ascoltare niente, senza nessuno stimolo, quindi riproviamo e speriamo che stasera vada meglio. No, non mi riesce, raga, ve lo giuro che non mi riesce. Cioè, sono qui nel letto ormai da 40 minuti, non mi riesce andare a letto. Non mi riesce a addormentarmi, non lo so, sarò dipendente dal telefono, ma non mi riesce ad andare a letto senza nessuno stimolo, cazzo. Pensavo che il difficile fosse svegliarsi presto la mattina, invece era stare in silenzio nel letto prima di dormire. Non è normale quanto mi dava fastidio, è come una sensazione che il cervello cercasse qualcosa, qualsiasi cosa, un po' di musica, un video, anche un singolo rumore, pur di non stare fermo. E quando non c'è niente, rimango solo io con i miei pensieri, ed è lì che forse diventa difficile. Ragazzi, sono Luca del futuro, vi rubo un secondo di tempo per chiedervi questo: se vi piace questo genere di contenuti vi invito a iscrivervi al canale e utilizzare i vostri punti hype se state guardando il video dal telefono. A voi non costa nulla, a me dà un grandissimo aiuto per far crescere questo canale. Io vi ringrazio e vi lascio al continuo del video. Ciao! Eccoci qua, terzo giorno. Stamattina mi sono alzato sempre, non ho guardato il telefono. È una cosa che mi riesce non prendere il telefono di prima mattina, perciò bene come cosa, e ho meditato normalmente come faccio tutte le mattine ormai da 3 giorni. E niente, oggi mi sono preso 30 minuti di silenzio scrivendo sul libro i pensieri che mi passavano per la testa, cosa che ho già fatto in un precedente vlog, vi lascio il video qui sopra semmai. Perciò diciamo che durante la giornata è andato abbastanza tutto bene. Ieri ci eravamo lasciati però con un problema forte, cioè quello che a me non mi riesce ad andare a letto in silenzio, spengere tutto 30 minuti prima di andare a letto, non mi riesce, non ce la faccio mentalmente questa cosa, non lo so perché. Anche ieri sera ci ho provato e saranno stati 45 minuti dove ho provato a addormentarmi, ma non mi riusciva a addormentarmi, perché io sono abituato ad andare a letto con uno stimolo, e il silenzio, il buio non mi riesce ad addormentarmi così, non lo so come mai. Fatto sta che ora risono circa le 10:30, 11 di sera, e proverò di nuovo ad andare a letto sperando che domani sia meglio questa cosa. Comunque la giornata nel complesso è andata abbastanza bene, vuotarmi la testa oggi e piarmi quei 30 minuti di silenzio mi ha fatto bene. Sono cose che comunque non farei tutti i giorni se non stessi facendo questa sfida, diciamo. Però è brutto da pensare, perché cioè è brutto dire in una giornata non riesco a prendermi 30 minuti di tempo anche solo per me, per il mio benessere. È quello, cioè fare la doccia con calma, fare le cose con calma. Viviamo davvero in un mondo dove secondo me
allora andiamo alla frenesia, perché con questa sfida, la richiamo sfida, mi sto rendendo conto che le posso fare le cose con calma, però è come se la società si dicesse da andare veloce in tutto quello che facciamo. Vabbè, non lo so, io credo di salutarvi e andrò a letto sperando senza stimoli stanotte. Ci vediamo domani, ciao! D4, eccoci qua e niente, ho fatto le cose in tranquillità assoluta oggi, da come avete già visto. Stamattina mi sono alzato, ho meditato come sempre, senza toccare telefono. Il telefono la mattina credo sia stato l'ultimo dei problemi questa mattina in questa sfida, perché non l'ho mai toccato praticamente appena sveglio e sono subito andato diretto a meditare. Per il resto ho fatto le cose con calma, mi sono goduto tutto in silenzio, anche la doccia che la facevo sempre con la musica, ho smesso di farla con la musica praticamente, mi rilasso anche senza la musica mentre faccio la doccia, perciò sono tranquillo da quel lato e niente, aspetto di staccare tutto prima di andare a dormire, almeno 30 minuti prima di andare a dormire. Devo dire, ieri sera mi sono migliorato in questa cosa, non ho praticamente guardato il telefono, ho ascoltato musica, però ho fatto questa cosa semplicemente. Ho staccato il telefono e ho pensato a delle cose mie personali tranquillamente. Devo dire la verità che è riuscito. Quindi niente, ci riproverò stanotte, proverò a ripensare a delle cose mie. E niente, stasera esco e ci vediamo domani noi, che vi devo dire. Dei 5, eccoci qua. Stamani mi vedete in giro. Ma perché? Ho scelto di fare questa cosa. Allora, stamani mi sono alzato normalmente e ho cercato di non guardare per i primi 10 minuti dove ero sveglio il telefono, come dice la regola, diciamo. E ce l'ho fatta. E questa cosa qui la sono riuscito a fare durante tutta la sfida. Però una delle prime cose che ho pensato di fare quando ho pensato a questo video era: io sto a un fiume, perché non andare a meditare al fiume? Allora oggi cosa farò? Come ultima cosa di questa sfida, appena trovo un punticino sul fiume, mi metto lì, medito per 30 minuti, così mi prendo anche i miei 30 minuti di silenzio. Ieri sera, comunque, sono tornato a casa, ho pensato un po' alle cose che mi passavano per la testa e sono riuscito ad addormentarmi senza guardare il telefono o avere stimoli nella testa per la prima volta in questa sfida. Perciò per un giorno ho completato tutte le missioni ufficialmente. E quindi niente, ora appena trovo un punto mi metto lì e medito. Eccoci al fiume. Ora posiziono il telefono e mi metto a meditare 30 minuti in completo silenzio, cioè solo col rumore del fiume. Devo essere sincero, credevo che la parte difficile fosse trovare tempo. 30 minuti per me durante la giornata mi sembravano quasi impossibili da mettere nella mia routine. E invece alla fine si è rivelato falso questa cosa. Forse il problema non è il tempo, è che non siamo più abituati a stare fermi durante la giornata. Per esempio, anche una cosa stupida, come farsi una doccia. Io la facevo sempre di fretta, un quarto d'ora, 20 minuti al massimo. Ero sempre di corsa, sempre a pensare a quello che avrei fatto dopo. Non è che questa esperienza mi ha cambiato la vita, però mi sento più calmo, più presente in quello che faccio e forse anche con meno ansia, come se non per forza dovessi correre durante tutta la giornata. Ho anche capito che forse fare meno cose significa meno caos mentale, che essere presenti anche su una cosa che magari stai facendo cambia tutto e anche che non tutto va controllato per forza nella tua vita. Ma la domanda vera che io ho in testa alla fine di questo video è questa: ma perché noi tutti corriamo sempre? Più che altro per cosa? Perché alla fine le cose succedono lo stesso, sia che tu vada veloce o sia che tu vai piano. E allora, ha davvero senso dire ogni giorno o ogni tanto non ho tempo per me, quando magari alla fine basterebbero 30 minuti al giorno? E io credo che possiamo dire conclusa questa sfida. Vi ricordo di iscrivervi e mettere like a questo video se vi piacciono i contenuti di questo genere, e al raggiungimento di 100 like rifarò questo esperimento per 30 giorni di fila. Quindi io vi aspetto
iscrivetevi al canale. Io sono Luca e ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!